Buongiorno a tutti, siamo alla fine del 2025, inizia l'anno nuovo e vogliamo dedicare qualche minuto a ringraziare davvero di cuore tutte le amiche e tutti gli amici che seguono il canale YouTube Mauro Biglino Official, sia in Italia che ormai possiamo dirlo nel resto del mondo, perché è un dato di fatto. E anche perché la partecipazione che dimostrate, l'interesse costante per i video e i commenti che ci lasciate sono veramente una parte integrante del percorso che stiamo facendo assieme. Sì, è vero, buongiorno a tutti. I vostri messaggi sono per noi non un semplice contorno, anzi, li leggiamo sempre con molta attenzione. Spesso ci ponete domande, osservazioni critiche, molto costruttive, spunti che ci aiutano a chiarire meglio il lavoro che stiamo portando avanti tutti insieme, perché ci sentiamo davvero una grande comunità. Sì, è vero. Negli ultimi anni, tra l'altro, abbiamo visto i miei libri iniziare a circolare sempre di più anche fuori dall'Italia, visto che ormai siamo con l'inglese, il francese e lo spagnolo. Quindi questo è possibile grazie alla casa editrice Tuti, che si sta impegnando molto e sta traducendo i testi appunto in diverse lingue, come ho detto inglese, spagnolo, francese, e questo permette anche ai lettori di altri paesi di avvicinarsi direttamente ai contenuti che vado raccontando senza filtri o mediazioni, ma accedendo direttamente alle parole che scrivo, anche perché ci avvaliamo di traduttori molto qualificati, cioè docenti universitari, madrelingua, in particolare della Columbia University. È vero, vi ringraziamo, spesso siete talmente entusiasti di questo lavoro di diffusione che ci chiedete ulteriori traduzioni, ma è importante dirlo con chiarezza. Queste traduzioni per la casa editrice sono davvero impegnative come investimento e quindi dipenderà proprio dalla diffusione dei lavori già esistenti la possibilità futura di tradurre altri testi di Mauro e naturalmente la casa editrice lo farà con grande piacere. Ringrazio in particolare gli ispanofoni che ci stanno davvero aiutando a diffondere questo nuovo testo di cui andiamo fieri, che è Los Dioses della Bibbia, tradotto infatti da un docente molto conosciuto nel mondo ispanofono che è Humberto Ballesteros, revisionato anche da Sara Padilla Vivero, quindi insomma due professionisti che ci garantiscono una traduzione davvero rispettosa. E per me è un onore e ringrazio la casa editrice. Nel prossimo periodo approfondiremo molti nuovi argomenti, proseguendo un lavoro che rimane ovviamente sempre centrato sull'analisi dei testi, sulla lettura letterale, sul confronto con le fonti. Continueremo anche in collaborazioni che per noi sono ormai consolidate, insomma. Sì, infatti, sarà un vero piacere proseguire la collaborazione con Gian Matteo Corrias, che ormai tutti conoscete, e questo progetto legato ai possibili legami tra Yahweh biblico e la Sardegna, ma in generale il Mediterraneo antico, è ormai quasi terminato e sarà disponibile un nuovo libro nei primi mesi dell'anno. Quindi questa sarà la prima uscita per la casa editrice Tuti. Dopodiché stiamo proseguendo anche la collaborazione con il teologo Paul Wallis, anche lui ormai noto in questo canale, e uscirà un libro legato proprio alle riflessioni congiunte di Paul e di Mauro in aprile. Sì, poi accanto a queste collaborazioni abbiamo notato anche l'interesse di altri autori che stanno guardando, direi, con particolare attenzione, no? Questo percorso che stiamo facendo, anche grazie alla diffusione internazionale dovuta appunto al lavoro della casa editrice. Questo interesse è un segnale che noi leggiamo inevitabilmente come un invito ad ampliare il campo di indagine senza perdere il rigore del metodo
che è sempre la linea guida del lavoro che stiamo facendo. E stiamo infatti lavorando a nuovi video, a nuovi contenuti per questo canale. Uno dei prossimi sarà, come ci avete chiesto in molti, dedicato alle letture ancora dei Vangeli, come abbiamo fatto con il video dedicato alla figura di Pietro. Proseguirà questa analisi, soprattutto analizzando i testi apocrifi, che negli ultimi tempi sembrano anche trovare uno spazio sempre più esplicito nel discorso pubblico, istituzionale, diremo, da parte del Vaticano stesso. Sì, perché quello che a noi interessa non è tanto il fatto che sia stato Benigni, che è un bravissimo attore, comico, un bravissimo oratore, ma il luogo da cui certe informazioni sono state date per vere, con estrema sicurezza direi, e perché il luogo di fatto rappresenta un avallo del Vaticano ed è questo che a me interessa. E quindi affronteremo dei temi, per esempio delle interpretazioni particolari un po' forzate per presentare in un certo modo la figura di Pietro, parleremo di alcune incongruenze presenti nei Vangeli che non sono state messe in evidenza e soprattutto ci dedicheremo anche ai Vangeli apocrifi con l'analisi di una relazione tra certi testi apocrifi e opere di importantissimi artisti rinascimentali, opere che combinazione o per pura combinazione o forse no, sono state realizzate esattamente negli stessi anni e come vedrete paiono richiamare dei concetti che sono presenti nei testi apocrifi che sono stati sdoganati in quel monologo fatto dall'interno del Vaticano, dalla parte più intima e quindi di fatto sdoganati dal Vaticano, accettati dal Vaticano, ma insomma ne parleremo con calma perché la questione è molto molto interessante. E quindi gli argomenti non mancano. Il prossimo anno porterà anche alcune sorprese, speriamo possano essere davvero gradite, comprese alcune occasioni di incontro diretto, in modo da poterci confrontare dal vivo e continuare questo dialogo che ormai è iniziato da molto tempo. Sì, tra l'altro una di queste sorprese particolarmente importante è stata una sorpresa anche per me, Ma non diciamo Non niente. diciamo niente e costituirà occasione appunto, come dici tu, di incontro diretto finalmente con il pubblico, con le persone. Per ora vi ringraziamo ancora per l'attenzione, la presenza e per la serietà con cui seguite questo lavoro, serietà che si coglie proprio nei messaggi, nelle domande che ci vengono mandate, nelle osservazioni che vengono fatte, che leggiamo sempre con grande interesse perché a loro volta sono spunto per altri lavori. Assolutamente, grazie anche per le splendide recensioni degli ultimi libri che avete scritto su Amazon. Questo aiuta molto i libri di Mauro che stanno davvero volando nel mondo e speriamo nel prossimo anno sempre di più. Certamente. Come al solito, allora io vi saluto al solito modo. Ciao e grazie. Ciao a tutti, ciao.